paziente, sia praticamente per informare tutti. Non mi stancherò mai di ripetere che la dieta chetogenica, cioè quella che ci permette di entrare in chetosi, è l'unica che ci permette di conservare le nostre masse muscolari, di garantire il mantenimento della massa magra, a differenza di qualunque altra dieta low carb, cioè a basso apporto di carboidrati, che ci allontana dallo stato di chetosi, perché in chetosi il nostro organismo passa ad un metabolismo esclusivamente ossidativo mitocondriale, in cui noi attiviamo la beta ossidazione degli acidi grassi, abbiamo innescato quella macchina bruciagrassi che diventa l'unica vera fonte energetica nel nostro organismo. Servirà il glucosio soltanto per mantenere la nutrizione di quei tessuti glucosio dipendenti, insulino indipendenti, come la retina, il cristallino, i globuli rossi, i globuli bianchi, le vie spermatiche e quant'altro, che praticamente hanno bisogno di quello zucchero, ma quella quota di supporto proteico, in particolar modo aminoacidico, che subirà la transaminazione a livello epatico e permetterà la gluconeogenesi, che è il punto di partenza poi per la chetogenesi, perché noi andiamo a sottrarre ossalacetato dal mitocondrio, e quindi il mitocondrio, per lavorare, ha bisogno di una fonte energetica di acetilcoenzime A che arriverà dalla beta-ossidazione, innescando questo mirabile meccanismo. Bene, se noi siamo in chetosi e dobbiamo accertarci di essere in chetosi, noi intaccheremo il grasso e non le masse muscolari. In più, la caratteristica della nostra dieta è una dieta praticamente in cui noi assumiamo una proteina. Ovvio che se in questo programma voi inserite un piatto di riso, un piatto di pasta, una fetta di pane, un biscotto, un cucchiaino di zucchero o un latte troppo ricco di carboidrati, voi rischiate di portare fuori praticamente il vostro corpo fuori dalla chetosi. Andate a disturbare il cervello, il quale è il vero elemento, chiamiamolo negativo, in questo passaggio da un metabolismo basato sul glucosio a quello chetogenico, che continuerà il cervello a cercare glucosio e quindi favorirà il catabolismo dei muscoli, ordinando al suo servo corporeo, che è il surrene, di produrre cortisolo. E invece, se voi entrerete in chetosi, voi andrete a catabolizzare il grasso, il cortisolo sarà basso e voi praticamente innalzerete la macchina bruciagrassi all'interno del vostro organismo. Quindi, inoltre, per mantenere garantita questo aspetto, noi abbiamo il punto di forza della nostra dieta, che è la slow protein. La chetoproteina Bernardis, che è una proteina a lento rilascio, che garantisce nell'arco delle 24 ore un apporto continuo anche durante il digiuno notturno, che è il momento peggiore. Garantisce quella quota di aminoacidi liberi, semplici, in particolar modo deramificati, proprio perché è una proteina ad alto valore biologico, non mi stancherò di ripeterlo, che vi permetterà praticamente di sostenere la gluconeogenesi con questi aminoacidi messi a disposizione dalla proteina e non dai vostri muscoli. Quindi, se voi state perdendo massa magra facendo la dieta chetogenica, ma avete mangiato un po' di riso, una fetta di pane, o avete toccato un dolce, o avete bevuto un caffè con lo zucchero, e allora o avete bevuto una bevanda gassata, allora dovete, e non siete perfettamente in chetosi, vuol dire che in quel momento state catabolizzando parte dei vostri muscoli. Quindi attenzione, perché quello che mettete su facendo una dieta che non è chetogenica, mettete su non massa muscolare, ma mettete su grasso e catabolizzate i vostri muscoli, perché il nostro organismo è programmato per accumulare grasso e catabolizzare i muscoli. Quando è che li catabolizzate i muscoli? Quando voi non li utilizzate. Se un muscolo voi oggi non lo utilizzate, il vostro cervello già sta mandando un segnale catabolico verso quel muscolo, a meno che voi non stiate fornendo un substrato di aminoacidi semplici per sostenere un'eventuale gluconeogenesi, e soprattutto di oligopeptidi sotto forma di di e tripeptidi per sostenere la sintesi proteica. Quindi voi
o siete a dieta chetogenica o fate un'alimentazione normale, dovete sempre garantire, se volete mantenere la massa muscolare, un supporto proteico adeguato con una proteina a lento rilascio. Diversamente voi, anche con l'evolvere dell'età, soprattutto le donne che tendono ad entrare in menopausa, incominciate a catabolizzare drasticamente i vostri muscoli e vedrete calare i glutei, vedrete scendere, diciamo, la pelle sul braccio a livello tricipitale, incomincerete praticamente a vedere il decadimento organico del vostro organismo, soprattutto quello muscolare.